un imperatore romano, l'uomo più potente del mondo conosciuto, inginocchiato nella sabbia mentre un re persiano gli calpestava la schiena per salire a cavallo. Non è una scena di un film, è accaduto davvero, e quello che subì dopo è ancora più incredibile. Ma per capire come si arrivò a quel punto dobbiamo tornare indietro di 3 secoli, ai 10.000 uomini che sparirono nel deserto e riapparvero forse dall'altra parte del mondo. Il deserto della Mesopotamia, anno 53 avanti Cristo. Sotto il sole implacabile di Carre, ciò che resta delle legioni di Marco Licinio Crasso è un ammasso di uomini spezzati. Il fragore delle spade è svanito, il suono che lo sostituisce è molto peggiore, il rumore delle catene che vengono chiuse ai polsi. Un centurione che fino a poche ore prima comandava centinaia di uomini nel nome di Roma viene trascinato nella sabbia, privato dell'armatura, ridotto a carne viva. Non è la morte a terrorizzarlo, è ciò che viene dopo. Perché per un soldato romano cadere vivo nelle mani del nemico non era l'inizio della prigionia. Era l'inizio di una cancellazione totale, identitaria, civile, umana. Cosa accadeva davvero a questi uomini? Alcuni venivano sacrificati agli dei in rituali di sangue nelle foreste germaniche. Altri finivano nelle miniere, dove la speranza di vita si misurava in settimane. Ma c'erano destini ancora più assurdi, ancora più impossibili da credere. Fra poco vi mostrerò il caso più incredibile di tutta la storia romana. Un legionario che invece di tornare a casa scelse di restare tra i barbari. E vi racconterò perché quella scelta svela una verità scomoda su Roma stessa. Per capire il destino dei prigionieri, dobbiamo prima capire l'orrore che Roma provava per la resa. Il giuramento militare, il sacramentum, non era un contratto, era un vincolo religioso. Un soldato che deponeva le armi non veniva visto come una vittima delle circostanze, ma come un uomo che aveva rotto il suo patto con gli dei. Polibio scrisse che per un legionario la perdita dello scudo era una vergogna talmente grande che molti preferivano lanciarsi in una morte certa piuttosto che sopravvivere senza onore. Questa non era retorica, era dottrina e condizionava tutto, come Roma trattava chi tornava, come giudicava chi si era arreso, come il diritto stesso definiva lo status di chi era sopravvissuto. Detto questo, la realtà dei campi di battaglia era sempre più complessa della teoria dei filosofi. Il destino di un prigioniero dipendeva interamente da chi stringeva la corda al suo collo. A nord, oltre il Reno e il Danubio, nelle foreste della Germania Magna, la cattura non significava quasi mai una vita di servitù, significava sangue. Tacito, negli Annales, descrive il momento in cui le legioni di Germanico tornarono sul sito di Teutoburgo, 6 anni dopo il massacro. Ciò che trovarono non erano solo ossa, trovarono teschi inchiodati ai tronchi degli alberi e altari di pietra, dove centurioni e tribuni catturati vivi erano stati sgozzati dai sacerdoti dei Cherusci. Per i germani, il legionario non era un uomo, era un'incarnazione del potere nemico che doveva essere neutralizzata attraverso il rituale. Molti prigionieri venivano gettati vivi nelle paludi, appesantiti da pietre, affinché il loro spirito non potesse mai più disturbare le tribù libere. Era una fine rapida, ma carica di un terrore che tormentava i sogni di ogni soldato di stanza sull'Aimes. Tuttavia, il destino più strano di tutti non avvenne nelle foreste del nord, avvenne nel deserto dell'est. Torniamo ai 10.000 di Carre. Plutarco ci dice che i Parti non uccisero tutti i sopravvissuti. Sapevano che il soldato romano era il miglior ingegnere e il miglior fante del mondo conosciuto. Invece di eliminarli, li condussero a migliaia di chilometri di distanza, verso la Margiana, nell'odierno Turkmenistan, ai confini orientali del loro impero. Qui
Questi uomini vennero costretti a formare colonie militari di frontiera per difendere i parti dalle tribù nomadi. Uomini nati tra i colli del Lazio o nelle valli della Gallia, condannati a sposare donne locali, a servire il nemico che avevano giurato di distruggere senza mai più rivedere Roma. E poi c'è la teoria che ancora oggi fa discutere gli storici di tutto il mondo. Alcune cronache cinesi della dinastia Han descrivono un contingente di soldati stranieri catturati attorno al 36 a.C., che combattevano in una formazione a scaglie di pesce. Una formazione che ricorda in modo quasi identico la testuggine romana. Lo storico Homer Dubs, nel 1955, avanzò l'ipotesi che si trattasse proprio dei sopravvissuti di Carre, finiti per gradi ancora più a est come mercenari, prima presso i Parti, poi attraverso le steppe, fino alle frontiere della Cina. È una teoria controversa. Gli storici moderni la considerano suggestiva, ma non dimostrata. Le prove sono indirette e la catena di eventi sarebbe straordinariamente lunga, ma il nucleo della questione resta aperto. Questi uomini sparirono e i Parti non erano noti per sprecare risorse umane utili. Che ne fu davvero di loro, nessuno lo sa con certezza. Ed è forse per questo che la storia dei 10.000 di Carre continua a inquietare. Roma, di fronte a tutto questo, rispondeva con un gelo istituzionale. Per lo Stato, il prigioniero era legalmente morto. Esisteva il post liminium, un istituto giuridico che permetteva a un cittadino tornato dalla prigionia di recuperare diritti e proprietà. Ma per i soldati era più complicato. Orazio, nelle Odi, esprimeva il disgusto dell'élite. Ha forse il soldato di Crasso vissuto in turpe matrimonio con una moglie barbara ed è invecchiato servendo sotto un re nemico? Per quella mentalità era meglio che fosse morto tra le sabbie. La vergogna non era subire la cattura, era sopravvivere ad essa. C'è però un caso che brilla per la sua tragica coerenza e che spiega meglio di qualsiasi trattato il significato profondo dell'onore romano, la storia di Marco Atilio Regolo. Durante la prima guerra punica, Regolo fu catturato dai cartaginesi. Dopo anni di prigionia, i cartaginesi lo inviarono a Roma con un compito preciso: convincere il Senato ad accettare la pace e a scambiare i prigionieri. L'accordo era chiaro: se la missione fosse fallita, Regolo avrebbe dovuto tornare a Cartagine. Arrivato a Roma, Regolo fece l'opposto di ciò che ci si aspettava da lui. Parlò davanti ai senatori e li esortò a non accettare mai lo scambio. Disse che i soldati che si erano lasciati catturare non meritavano di essere riscattati perché il loro valore militare era perduto. Poi, fedele alla propria parola, tornò volontariamente a Cartagine, sapendo con certezza cosa lo attendeva. Regolo divenne il simbolo del prigioniero ideale, colui che preferisce la morte alla vergogna. Era però un'eccezione assoluta, non la norma. Ed è onesto dirlo, la storia di Regolo era celebrata proprio perché era rara, quasi impossibile. Per la stragrande maggioranza la sopravvivenza aveva un prezzo e quel prezzo veniva pagato. La maggior parte dei soldati catturati cercava semplicemente di restare vivi. Nelle guerre contro Cartagine, dopo il disastro di Canne, migliaia di romani finirono nelle mani di Annibale. Qui il destino era pragmatico. Annibale non era interessato ai rituali. Divideva i prigionieri con una logica politica precisa. Gli alleati italici venivano rimandati a casa senza riscatto per seminare sfiducia verso Roma tra i popoli della penisola. I cittadini romani, invece, venivano venduti come schiavi nel Mediterraneo. Molti finivano nelle mani di mercanti greci o, nella peggiore delle ipotesi, nelle miniere d'argento della Spagna, dove la speranza di vita si misurava in pochi mesi. Un legionario addestrato per anni a sottomettere i popoli, che finiva i suoi giorni a scavare nel buio, senza nome, senza storia, senza ritorno.
Le miniere erano forse il destino più atroce di tutti. Essere venduto a un nemico che possedeva risorse minerarie, come i Daci o i regni dell'Asia Minore, significava sparire sottoterra. Il prigioniero perdeva anche il suo nome. Diventava un numero destinato a scavare finché i polmoni non cedevano per la polvere di silicio o la schiena non si spezzava sotto il crollo di una galleria mal puntellata. Nessuna gloria, nessun rituale, solo una lenta dissoluzione nell'oscurità. Eppure, c'era una categoria di nemici che trattava i prigionieri romani con un rispetto distorto. Chi possedeva grandi risorse militari da costruire o guerre tecnologiche da combattere, capiva presto che un legionario vivo valeva molto più di uno morto. I Daci di Decebalo ne sono l'esempio più illuminante. Nelle guerre daciche, soldati romani catturati con conoscenze tecniche specifiche, genieri, fabbri, esperti di macchine d'assedio, venivano risparmiati e costretti a costruire fortezze e armi da guerra per il nemico. Era un tradimento forzato, una tortura psicologica precisa. Obbligare un soldato a costruire gli strumenti che avrebbero ucciso i suoi commilitoni. Un medico militare catturato dai Parti poteva finire a servire nella corte di Ctesifonte, rispettato per la sua arte, prigioniero per sempre della propria competenza. Il soldato romano non era solo un combattente, era un portatore di sapere, e quel sapere, in catene, diventava l'arma del nemico. La stessa logica valeva per i gladiatori. Molti soldati catturati, dotati di una prestanza fisica superiore e di una disciplina ferrea, venivano venduti alle scuole gladiatorie. Tornavano a combattere, ma per il divertimento di folle che una volta erano stati i loro concittadini. La loro abilità con il gladius, affinata per difendere l'aquila, diventava lo strumento della propria degradazione. Non era la morte di un guerriero, era la morte di un'identità. C'è però qualcosa che i libri di storia spesso trascurano. Quanti di questi uomini riuscivano a fuggire? Le evasioni sono rare nelle fonti ufficiali, perché Roma non amava celebrare chi era stato catturato, ma sappiamo che accadevano. Soldati che, approfittando di una rivolta o della distrazione di un carceriere, percorrevano migliaia di chilometri a piedi per tornare al proprio reparto. Ma il ritorno non era sempre una festa. Dovevano affrontare il giudizio dei superiori. Se veniva provato che si erano arresi senza combattere, rischiavano la decimazione o la dimissione con ignominia, perdendo ogni diritto alla pensione e alle terre promesse ai veterani. In alcuni casi, chi era sopravvissuto alla prigionia veniva punito più duramente di chi era morto sul campo. E ora dobbiamo arrivare al momento più incredibile di tutta questa storia, quello che cambiò tutto. Fra poco vi mostrerò cosa accadde quando non fu un semplice legionario a finire prigioniero, ma l'imperatore stesso. E vi racconterò cosa trovò un diplomatico romano nella tenda di Attila. Una storia che mette in discussione tutto ciò che Roma aveva costruito intorno all'idea di onore, patria e fedeltà. Con il passare dei secoli, mentre i confini dell'impero iniziavano a scricchiolare, il destino del soldato romano catturato si trasformò. Se nell'epoca di Augusto la cattura era un'onta quasi indelebile, nel III secolo divenne una realtà quotidiana. E proprio in questo contesto esplose l'episodio più umiliante della storia di Roma, le aride pianure di Edessa, anno 260 d.C. Per la prima volta nella storia non fu solo un manipolo di legionari a cadere nelle mani del nemico, ma l'imperatore Valeriano in persona, catturato dal re Sassanide Shapur. Durante un incontro diplomatico, Valeriano non subì la morte riservata ai guerrieri. Il racconto di Lattanzio, pur scritto con intento moralizzante, descrive qualcosa che fece tremare ogni angolo dell'impero. Shapur avrebbe usato Valeriano come sgabello umano, calpestandogli la schiena ogni volta che doveva montare a cavallo.
Va detto che questa storia è attestata da fonti favorevoli ai cristiani e contrarie a Valeriano, che aveva perseguitato i fedeli. La storicità esatta del sgabello è dibattuta, ma ciò che è certo, testimoniato anche dai rilievi sassanidi scolpiti nelle rocce di Naqsh e Rostam, è che Shapur esibì la sottomissione dell'imperatore romano come il più potente messaggio politico del suo tempo. I soldati romani catturati insieme a lui dovettero assistere per anni alla degradazione sistematica del loro imperatore e alla fine molti di loro finirono a costruire le infrastrutture dell'impero sassanide: ponti, dighe, palazzi. Le loro tracce sono ancora visibili nell'odierno Iran. Erano fantasmi di un impero che non sapeva più dove fossero, costretti a edificare la gloria dei propri carcerieri con le stesse mani con cui avevano difeso il Tevere. Ma a nord, in quello stesso periodo di declino, accadde qualcosa che nessun cronista romano avrebbe voluto scrivere. Prisco di Panio, un diplomatico inviato alla corte di Attila nel V secolo, racconta un incontro che ancora oggi lascia senza parole. Tra le tende degli Unni incontrò un uomo vestito come un nobile scita che lo salutò in perfetto greco. Era un ex mercante romano catturato anni prima. Dopo anni di schiavitù aveva combattuto valorosamente per i suoi padroni, guadagnandosi la libertà e il rispetto del clan. Prisco si aspettava che quell'uomo volesse tornare a casa. Invece l'uomo gli spiegò con calma che preferiva la sua nuova vita tra gli Unni. Disse che sotto Roma le tasse erano soffocanti, la giustizia era riservata ai ricchi e lo Stato abbandonava i propri cittadini non appena smettevano di essere utili. Tra gli Unni, almeno, sapeva esattamente a cosa andava incontro. Questa è la verità scomoda che il Roteiro non può evitare. Esiste una tensione reale tra il tono eroico dell'inizio e questa scena. La storia di Prisco non contraddice il coraggio dei legionari. Racconta qualcosa di più complesso, che Roma, verso la fine, aveva smesso di essere per molti una patria da difendere, che la prigionia, in certi casi, non era più una condanna, ma una via di fuga da uno Stato che si stava sgretolando dall'interno. Non tutti tradivano per vigliaccheria. Alcuni lo facevano perché Roma aveva tradito prima, eppure la miseria della maggioranza non aveva nulla di filosofico. Durante il sacco di Roma del 455, i Vandali stiparono migliaia di prigionieri sulle navi dirette a Cartagine. Uomini, donne, bambini. Le famiglie venivano separate sistematicamente sul porto. I mariti venduti ai proprietari terrieri dell'Africa, le mogli e i figli distribuiti nei mercati del Mediterraneo. In quel vuoto di orrore qualcosa si mosse. Non lo Stato, che non esisteva più in modo efficace. La Chiesa. Documenti dell'epoca attestano come vescovi e comunità cristiane fondessero i vasi sacri delle chiese per raccogliere oro e riscattare i prigionieri. La redenzione dei prigionieri diventò un dovere religioso. Il soldato non era più un morto civile, come ai tempi della Repubblica. Era un'anima da salvare. Un dettaglio piccolo, ma significativo, ci mostra come questi uomini cercassero di sopravvivere a se stessi. In Germania sono stati ritrovati resti di strutture termali rudimentali costruite da prigionieri romani che cercavano di ricreare un frammento della loro civiltà perduta, tecniche agricole romane introdotte nelle steppe, sistemi di irrigazione insegnati a popoli che non li conoscevano. Il soldato romano, anche in catene, continuava a essere un portatore di sapere. Era l'unico modo che aveva per restare qualcuno in una terra che lo aveva ridotto a niente. E chi riusciva a tornare? Nel tardo impero, il post liminium era ancora in vigore, ma il ritorno era un labirinto. Un soldato che rientrava dopo 10 anni di prigionia trovava la terra occupata, la moglie risposata, i diritti contestati. Doveva dimostrare di non essersi arreso volontariamente, di non aver prestato giuramento a un re straniero
di non aver rivelato segreti militari. Molti di questi uomini finivano ai margini della società, troppo vivi per essere onorati come caduti, troppo contaminati per essere accolti come eroi. Portavano sul corpo le cicatrici delle catene e nella mente qualcosa che Roma non sapeva come leggere: la memoria di aver visto l'impero dalla parte sbagliata. Il destino dei soldati catturati vivi è lo specchio esatto della parabola di Roma. All'inizio, il prigioniero era un'eccezione inaccettabile, un errore umano da cancellare. Poi divenne una risorsa involontaria, un ingegnere e un istruttore che esportava il genio romano oltre ogni confine. Infine, divenne qualcosa di ancora più inquietante: la prova che i confini tra romano e barbaro erano sempre stati più fragili di quanto nessuno volesse ammettere. Se oggi camminiamo tra le rovine di città perdute lungo la via della seta o osserviamo i rilievi scolpiti nelle gole dell'Iran, stiamo guardando il lavoro di uomini che non avrebbero mai dovuto trovarsi lì. Soldati che avevano giurato di proteggere il Tevere e che morirono sulle rive dell'Oxus o nel deserto della Numidia. La loro non è la storia dei trionfi celebrati nei fori, è la storia silenziosa e brutale di chi continuò a essere romano anche quando Roma non sapeva più chi fossero. Una domanda per voi: se foste stati un legionario catturato nelle foreste della Germania o nei deserti della Persia, avreste scelto la morte onorevole o avreste lottato per sopravvivere, portando il segreto di Roma ai confini del mondo? Lasciate la risposta nei commenti. Al prossimo viaggio nella storia.